Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela, benvenuti, questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questo è un periodo di creatività, di fiducia, possiamo finalmente esprimere ciò che sentiamo, è perfetto per nuovi inizi, opportunità per avviare dei progetti. Questa luna nuova in Leone porta vitalità, entusiasmo, apertura verso gli altri, condivisione, possiamo anche fissare degli obiettivi e attuare un periodo di trasformazione se lo desideriamo e poi ci possono essere delle sorprese e degli incontri interessanti. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impulsività, all'orgoglio, al bisogno eccessivo di attenzione al riconoscimento, ad alcune cose che possono essere degli eccessi, superficialità, egocentrismo, e soprattutto perdere e sprecare energie in sciocchezze. Vediamo adesso la vostra prima carta, quindi l'oracolo di questa fase iniziale, quindi intorno al 30 luglio. Abbiamo il colpo di luna. È interessante questa carta perché parla di connessione con la magia dell'universo. Diciamo che per certi aspetti a livello più pratico è una carta che ci porta a svago, serenità, problemi che si alleggeriscono, e eventi che ci permettono anche di divertirci, fare cose belle, ciò che ci rende euforici e soprattutto spensierati, perché magari abbiamo la possibilità di, concederci del tempo per noi stessi e questo va assolutamente sfruttato. Proprio per la connessione con la magia nell'universo, probabilmente è una fase di preparazione ad altre cose che avverranno successivamente. Se non abbiamo questa possibilità di rilassarci, di essere spensierati, allora probabilmente un buon inizio potrebbe essere quello di cercare il più possibile di trovare uno spazio tra la quotidianità, la pesantezza magari di alcune cose, eccetera. Probabilmente è importante quella connessione che possiamo ritrovare però solo se ci concediamo del tempo per rasserenarci. La luna della strega parla del nostro potere, un tipo di, potere magico che in realtà tutti abbiamo, e che ci permette di manifestare ciò che desideriamo. Come si può rendere la nostra vita più magica, o come utilizzare la nostra magia interiore per poter realizzare un sogno, entrare nel proprio potere. Un primo spunto l'abbiamo già trovato, bisogna collaborare con l'universo, con delle affermazioni, con la positività, col coraggio, la determinazione, quindi provare, tentare, andare ad accogliere e cogliere delle indicazioni intorno a noi, dei segni, dei segnali che ci metteranno appunto nella possibilità di realizzare ciò che desideriamo. Già se sono delle piccole cose che si possono concretizzare nel corso di questo periodo, meglio ancora. Se poi si tratta invece di benessere e di progetti a lungo termine, allora
è importante in questo periodo fissare degli obiettivi ben concreti e realizzabili e di non lasciarsi soprassare dalle emozioni, dalle tossicità, soprattutto magari da un evento o da una persona, forse. Ricordo che la belladonna, essendo ovviamente come sappiamo una pianta velenosa, si può riferire effettivamente a persone o situazioni velenose, qualcuno che è inaffidabile, situazioni tossiche, quindi soprattutto se si ha a che fare con una persona tossica, se non si può evitare, almeno cercare di disinnescarla, di metterla da parte, di stare un po' in guardia, di essere abbastanza cauti anche con le nuove conoscenze. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo che indicazioni ci dà. Con la montagna sacra il messaggio è quello di creare spazio interiore e infatti vediamo il parallelismo proprio con la prima carta che abbiamo analizzato, spazio interiore dove cercare guida, risposte, può essere un cammino interiore, può essere un pellegrinaggio, può essere un qualcosa che ci fa stare bene, un qualcosa che ci riporta alla nostra interiorità, ma soprattutto a riconoscere la nostra saggezza, quello che abbiamo imparato, quello che è successo nel passato, proprio per superare quelle difficoltà e quegli ostacoli, non di evitarli. Infatti questa carta ci sta dicendo che non dobbiamo evitare nulla, anzi dobbiamo attraversarlo per poter risolvere definitivamente alcune cose, che siano problematiche interiori, che siano quelle esteriori, che possono riguardare anche una persona, ovviamente il concetto è uguale per tutto. Poi troviamo il colibrì che in questa circostanza ci parla di cogliere i dettagli, gioia nelle piccole cose, però di allo stesso tempo di custodire i nostri confini, scegliere con chi condividere la nostra energia. Possiamo sfruttare il nostro intuito. Il colibrì, vabbè, è un animale bellissimo, parla anche di leggerezza e quindi come oracolo ci sta dicendo che può essere il momento giusto per lasciare andare il peso superfluo. In che modo? Con umorismo, con silenzio, con distacco, distanza, riflettere sul percorso passato, però soprattutto capire dove si vuole andare e permettersi, di esplorare con coraggio, ma, soprattutto di spingersi oltre. L'ultimo messaggio arriva dal il mago della pioggia. Il mago della pioggia è la manifestazione, e quindi però in modo consapevole, e cioè dobbiamo, agire, fare un atto creativo, utilizzare il nostro potere personale, aver consapevolezza profonda di noi, di quello che vogliamo ottenere, del nostro, ruolo, e quindi anche, riconoscere quello che abbiamo a disposizione. Probabilmente questo è un po' il sunto di tutta la vostra lettura, perché dice che dobbiamo co-creare, collaborare con il divino, aver fiducia anche nell'imprevedibilità, perché le cose belle possono realizzarsi, ma alcune cose che non ci aspettiamo possono anche arrivare a noi all'improvviso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!